Produttività, questa sconosciuta. Quante volte ci è capitato di passare giornate intere, weekend interi a guardare video su YouTube, ascoltare podcast, video motivazionali proprio sulla produttività e spegnere il computer con tantissima teoria e poca pratica. Eppure un modo per essere più produttivi c'è e nel video di oggi voglio parlarvi della mia tecnica di produttività molto semplice, molto minimal direi. Ciao a tutti e bentornati su questo canale YouTube. Ciao Valentina. Ciao, questa sono la futura me, semplicemente per dirvi che non era mia intenzione in questo video diventare un tutt'uno con il muro. La mimetizzazione non è il mio forte, quindi posso assicurarvi che non c'è solo la testa che si muove, ma c'è anche un corpo. Ops, scelta sbagliata di maglietta. Come avete già capito, nel video di oggi si parla di produttività e organizzazione e qui devo ammetterlo, è stato un processo lungo una vita per quanto mi riguarda e anzi continua ad esserlo perché onestamente, lo devo ammettere, sono la persona più disordinata sulla faccia della terra o perlomeno lo sono stata per moltissimo tempo. Ho sempre ritenuto che il disordine fosse la mia forma di espressione, quasi mi sentivo artistica e dicevo sempre che nel mio disordine trovavo il mio ordine, poi non lo so, in realtà era sempre dove ho messo questo, dove ho messo quello, ma comunque detto ciò, piccola parentesi, andiamo dritti al punto, perché questo video lo faccio per voi ma è anche un reminder per me stessa, perché comunque certe cose devono essere sempre un po' spolverizzate, come si dice in italiano? Dusting off, spolverizzate. Tutto ciò per dire che ho passato anni, soprattutto durante il periodo universitario, ma poi anche appena arrivata qui a Londra, cercando questi video e leggendo libri sulla produttività, sull'organizzazione, proprio perché essendo disordinata cercavo una sorta di aiuto, che diciamo il minimalismo mi ha aiutato tantissimo perché eliminando le cose di conseguenza si elimina il disordine. Ad ogni modo, trovare la propria forma di produttività e organizzazione non è cosa molto facile e onestamente parlando, ancora adesso sento di potermi migliorare a fare di più. Però, con molto piacere, voglio condividere con voi questo video dove vi parlo delle tecniche semplicissime, quasi infallibili per qualsiasi persona. Quindi iniziamo con il punto 1. Capire la nostra situazione. Allora, innanzitutto dobbiamo capire chi siamo e il tempo che abbiamo a disposizione. Ho 20 anni, vado all'università, ho 30 anni, ho un lavoro, ho 40 anni, ho una famiglia e un lavoro, quanto tempo ho a disposizione, cosa voglio fare, capire il tempo reale a disposizione. Tante volte diciamo, ah beh, quella cosa la faccio domani perché tanto ho tempo. Ma in realtà, quanto tempo abbiamo? Quindi, se vado a scuola, dico, ok, io alla mattina sono all'università, sono a scuola, che ne so, c'ho il corso dalle 8 di mattina a mezzogiorno, poi c'ho la pausa da mezzogiorno alle 4 del pomeriggio per poi avere l'ultima lezione dalle 4 alle 6. Quindi il tempo effettivo che ho è da mezzogiorno alle 4 del pomeriggio. Ora, io me la ricordo i tempi dell'università, quando finivo lezione alle 4 andavo a farmi lo sprizzettino, magari in Piazza delle Erbe, ho fatto l'università a Verona, per poi tornare a lezione alle 4. In realtà quelle ore potevano essere utilizzate in maniera diversa, andando in biblioteca, per esempio, e magari organizzandomi per l'esame successivo, invece di fare la bella vita. Adesso invece magari dico, ok, ho l'intera giornata organizzata e focalizzata sul lavoro, ma come mi concentro? Ho meetings? Sì, quando ce li ho la mattina, ok, quindi ho il pomeriggio da mezzogiorno alle 5 per organizzare il resto del lavoro, quindi di conseguenza non è più l'intera giornata, sono 5 ore. Al contrario, se una donna di 40 anni dice ok, sì, c'ho tutta la giornata, ma allora la mattina devo portare i bambini a scuola, fare la lavatrice, preparare il pranzo, il tempo effettivo che le rimane non lo so, quando i bambini vanno a letto dalle 8 di sera alle 10 di sera, quindi ecco che il tempo effettivo viene ridotto. Quindi anche qui, una volta che ho capito lo stile di vita che ho, vado a capire il tempo reale che ho
e lì parte il mio processo di organizzazione. Fare una lista. Allora, questa sembra una cosa semplicissima, fattibilissima. Valentina, brava, hai scoperto l'acqua calda, facciamo la lista. Ma bisogna fare una lista sincera. Io la chiamo lista sincera perché sono la prima persona a mettere nella lista cose che obiettivamente non riesco a fare. Faccio un esempio, se io so di avere solo oggi pomeriggio per fare i video e nella mia lista scrivo pomeriggio del martedì fare 5 video, so già che la mia lista non è sincera, perché intanto che decido cosa fare, preparare lo script, fare il setup delle luci, fare il setup della macchina fotografica, l'audio, 5 video sono impossibili, quindi ecco che devo fare la mia lista reale, sincera, onesta, trasparente. Martedì, 2 video, mi organizzo e faccio 2 video, rispondo alle mail, ottimo, rispondiamo alle mail. In questo modo vado ad evitare di creare frustrazione, perché comunque quando un qualcosa non viene portato a termine iniziamo a sentirci insoddisfatti e di conseguenza ci buttiamo giù ed ecco che il nostro livello di produttività scende e noi non vogliamo che il nostro livello di produttività scenda. Una volta che io creo la mia lista delle cose da fare, che deve ovviamente essere sincera, vado a mettere in atto la tecnica dei 2 minuti, che dice semplicemente così: tutte le cose che richiedono meno di 2 minuti per farle, fatele, così poi non ci pensate più. Per esempio, ci metto 2 minuti ad inviare quella mail e scrivetela quella mail, in 2 minuti è andata. Oppure ci mettete 2 minuti a svuotare la lavastoviglie, svuotatela la lavastoviglie, non fate come me. Così poi quella cosa è fatta, basta, non ci pensate più. E poi c'è la lista delle cose importanti, important things first, se non sbaglio è chiamata così, che dice che le cose importanti, le cose urgenti devono essere fatte il prima possibile. Poi vabbè, anche qui c'è una definizione e distinzione tra cose importanti e cose urgenti, ma non vado a toccare questo tasto. Però appunto, se ci sono delle cose importanti da fare, fatele subito. Però una volta che è fatta. Se analizziamo gli ultimi 2 punti, questa lista entra in contraddizione. Valentina, cosa dici? Fai prima le cose che ci impieghi 2 minuti a fare oppure fai prima le cose importanti? Qui dipende dalla giornata, perché diciamo la verità, siamo esseri umani e abbiamo da esseri umani giornate meravigliose dove ci sentiamo cariche, invincibili, sì, oggi conquisto il mondo, e altri giorni in cui dici no, cioè oggi non ne vengo fuori, fatemi arrivare a questa sera ASAP. Ovviamente dipende dal mio mood. Se mi sveglio la mattina e sono carica, parto con le cose importanti e poi magari nel pomeriggio faccio un slow down della situazione e faccio le cosine più piccoline. Al contrario, se invece ho bisogno di partire con calma, con la mia tazza di tè, il mio biscottino, allora magari parto prima con le cose da fare, che ci metto 2 minuti a farle, e poi dopo aver ingranato parto con le cose un po' più pesanti. Altro punto fondamentale che mi aiuta tantissimo è fare la lista la sera prima di andare a letto. Perché così alla mattina mi sveglio e so già cose che devo fare. E quasi è come se durante la notte mi preparassi per iniziare la giornata carica. Se invece la lista non la faccio, mi sveglio la mattina, mi siedo lì di fronte al computer e inizia il mio processo di improvvisazione. Ecco che nel secondo caso il livello di produttività scende. Quindi, come potete vedere e capire, questa lista è davvero molto semplice. Quindi, capire la nostra situazione, capire il tempo reale che abbiamo a disposizione, fare una lista sincera di quello che possiamo fare in una giornata, partire con le cose facili o le cose difficili, dipende dal mood che abbiamo in quel particolar giorno, e fare la lista la sera prima. Questi sono i 7 punti fondamentali. Altra cosa fondamentale che non fa parte della lista, ma ritengo sia assolutamente importante e per questo decido di citarla, lo dico anche sempre nei video che faccio, ma circondarsi di persone che sono produttive e hanno voglia di fare e hanno quell'energia che è contagiosa.
Perché se abbiamo la possibilità di stare in ufficio con colleghi che passano la giornata a lamentarsi dell'azienda e delle cose da fare e dall'altra parte abbiamo i colleghi che invece hanno delle tecniche organizzative favolose, che hanno la situazione sotto controllo, che vengono chiamati dai manager perché si prendono responsabilità, beh, avvicinatevi a quelle persone, perché quelle poi sono le persone che sono soddisfatte nella vita. Altro punto fondamentale è avere un equilibrio. Non ha senso avere una vita strepitosa sul posto di lavoro, grintosi, sempre carichi e preparati, quando poi a casa rischiamo di affrontare un divorzio perché non siamo in grado di dare lo stesso o magari di far fallire una relazione o di distruggere una famiglia. Bisogna comunque mantenere un equilibrio che è vero, è difficile, ma avere la consapevolezza è già un gran passo avanti. Altra cosa fondamentale che aiuta tantissimo e che è difficilissimo è non guardare i social media. Io sono la prima che mi perdo su Instagram, Facebook, YouTube, eccetera. Magari semplicemente sto facendo l'update della mia storia che mi collega al video su YouTube e magari poi mi perdo a vedere cosa fa altra gente e ci perdo mezz'ora così, da evitare. Quindi un consiglio che ogni tanto metto in pratica pure io è evitare di guardare il telefono anche solo per 2 ore. Aiuta davvero a concentrarsi. Ovviamente se cercate su YouTube, nei vari blog, ci sono tantissime teorie che aiutano per la produttività. Sono teorie che solitamente arrivano tutte dall'America, perché sono sempre gli americani precursori di nuovi movimenti, nuove teorie. Quindi c'è appunto questa 1991, poi c'è la tecnica del 6, poi c'è la tomato technique, non so se l'avete mai sentita. Io questi video, queste tecniche le ho lette, ho provato anche a metterle in pratica per un periodo, ha funzionato, sì, no, insomma. Se volete, avete piacere, posso elencarvene alcune, quelle che magari mi hanno aiutato di più in passato, che magari ho messo in pratica anche solo per un periodo. Volentieri posso condividerle con voi, fatemi sapere nei commenti qui sotto se siete interessati. È sempre bello comunque, no? Sapere queste cose. Come potete vedere, questo è un altro setup, perché ogni tanto mi stufo poi avere e fare i video sempre nella stessa stanza con lo stesso setup, quindi devo stare in piedi, muovermi, insomma. Ovviamente fatemi sapere se vi piace. No, direi proprio che non ci piace. Se pensate che questo video molto semplice, con queste regole molto minimal, possa essere d'aiuto ad altri, condividetelo, shareatelo, fatelo girare. Ovviamente se vi è piaciuto fatemelo sapere con un like. Se inoltre avete altre tecniche che volete condividere o delle domande o delle richieste, fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Ovviamente non dimenticatevi di iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche. Noi ci vediamo prestissimo e vi auguro un buon weekend. Stavo pensando che giorno è oggi. Quindi buon weekend a tutti. Un bacio, ciao!